Mi sono infortunato non facendo arti marziali. Grazie a Dio le arti marziali sono strutturate, le arti marziali tradizionali sono strutturate in modo da proteggere la persona, la struttura fisica, da proteggere la vita, ma facendo dei lavori di pulizie in soffitta ho battuto la testa contro una trave di cemento, sono caduto e mi sono infortunato alla spalla. È stato un momento importante per me. Sul momento pensavo, non riesco più a fare allenamento, non riesco più a suonare le cose che amo di più nella mia vita, praticare arti marziali e suonare. Poi invece c'è stata la riscoperta di alcune cose molto importanti, di alcuni aspetti della nostra arte molto importanti. Discorso userò 3 punti di riferimento, 3 maestri per me dei riferimenti: Kuo Min Shu, il maestro Kuo Min Shu, il maestro Ma Hong e Milton Erickson. Non era un maestro di arti marziali, era uno psichiatra, ipnoterapeuta, uno straordinario terapeuta e dal mio punto di vista è come se fosse un maestro di arti marziali. Ad esempio, un suo principio importante di Erickson era quello di trasformare anche i disagi, anche le difficoltà in opportunità. Anche perché non c'è altro modo, posso solo star male dopo un trauma. No, posso anche trasformarlo in opportunità, questa è una cosa importante. E riagganciandomi a questo discorso, l'opinione del maestro Kuo Min Shu. Lui spiega che quando un animale in natura si ferisce non muore perché è ferito, non è perché ha una zampa ferita, non esce più la mattina, si deprime perché non può più fare le sue cose. No, non c'è questo aspetto tipicamente umano di elaborazione mentale, di collegare i sentimenti, le emozioni alla sopravvivenza diretta. No, un animale ferito tiene la gamba sollevata e usa le altre 3. Va a caccia, va a mangiare, va a bere. Continua le sue funzioni vitali, anche con una gamba ferita. Se ha più arti feriti si trascina, ma continua le sue funzioni vitali, continua il gioco della vita. Stessa cosa, mi sono fatto male 2 giorni fa, oggi sono qui a praticare, certo, rispettando il dolore, perché il dolore è un segno di protezione, il dolore è un segno di necessità di attenzione e di accudimento. Quindi rispetto il dolore, faccio tutto ciò che non mi arreca dolore, però muovo il resto del corpo, tengo immobile solo la parte ferita che ha bisogno di riposo, ma tutto il resto del corpo lo muovo. In questo cerchio l'intero aiuta la piccola parte, non la piccola parte blocca l'intero, no, è l'intero che sostiene la piccola parte, l'intero sostiene la piccola parte. Quindi, come dice Kuo Min Shu, un animale selvatico va a caccia anche solo con 3 gambe, con 3 zampe, uguale anche noi possiamo vivere anche con un arto che ha bisogno di riposo. E una cosa molto importante, a cui teneva molto Ma Hong, un principio delle arti marziali interne. La mente precede il movimento. Il maestro Ma Hong diceva che questo dava alla pratica interna, alla pratica del Tai Chi,
alla pratica degli stili interni, che hanno la caratteristica di avere la mente che precede il movimento, un grande senso di pace, un grande senso di immensità. L'effetto è di liberare la mente. La mente non pensa più a 1000 cose, ne pensa una, un punto di riferimento da raggiungere. La mente che precede il movimento. Io mi sento già in posizione di Yema, insomma. Mi sento già in posizione dell'airone che dispiega le sue ali. Quindi con la mente raggiungo il movimento. Da qui mi sento già qua. Lo vedo con gli occhi della mente e lo raggiungo. Da qui mi sento già qui in suonare il liuto. Lo vedo con gli occhi della mente e lo raggiungo. Da qui mi sento in sfiorare, respingere la scimmia. Sento il movimento, lo vedo con gli occhi della mente, la mente che precede il movimento e lo raggiungo. La mente precede il movimento e lo raggiungo. Questa caratteristica, con la mente vedere e poi raggiungere col corpo, è molto importante anche dal punto di vista terapeutico. Passando dal maestro Mahong a Milton Erickson. Quando era adolescente soffrì di poliomelite, si ammalò di poliomelite e rimase completamente paralizzato. Era una famiglia povera, non avevano una sedia a rotelle, lo misero in una vecchia sedia a dondolo. Da quella sedia a dondolo lui guardava fuori dalla finestra un albero. In quell'albero, prima di ammalarsi, lui si arrampicava, lui giocava con quell'albero, adesso era immobile, completamente paralizzato. Ecco che anche il ragazzo comincia a immaginare la sensazione che aveva quando si arrampicava sull'albero, come muoveva il corpo quando si arrampicava sull'albero, come agiva, come interveniva con le mani e coi piedi, come utilizzava le mani e i piedi per arrampicarsi sull'albero. E continuando con questo esercizio puramente mentale, puramente un esercizio mentale, ecco che vede improvvisamente che la sedia a dondolo si muove. Lui non poteva muovere la sedia a dondolo, non c'era nulla che poteva muovere la sedia a dondolo, era completamente paralizzato. Eppure la sedia a dondolo che si muove era il segno che una parte del corpo, riattivando attraverso la visualizzazione, la mente che precede il movimento, è riuscita a muoversi. Quindi questo detto, la mente che precede il movimento, è fondamentale anche in fisioterapia, anche nel recupero dei traumi. Non posso muovere la spalla, ma comunque con la mia mente apro la mano in alto, come se la mano fosse libera, io la vedo alta. La vedo bassa. La mente che precede il movimento, utilissimo nel recupero, utilissimo per la quiete e la serenità della mente. Grazie. Mantenendo la parte ferita, la parte che ha bisogno di recupero, completamente rilassata, in scioltezza, in scioltezza. Anche un bel esercizio di consapevolezza, non utilizzare una parte del corpo e utilizzare l'altra, rilassando completamente. Come quando nel tiro con l'arco si parla dell'importanza del buon rilascio, cioè la freccia va diritta se metà del corpo si rilassa completamente. Stessa cosa. C'è una parte che non può essere utilizzata e non la utilizziamo,
subscribe.